Perché venire con così tanto tempo in anticipo all'aeroporto? Ecco, l'ho visto in prima persona e soprattutto perché, come voi sappiate, io sto lavorando in aeroporto, ma non soltanto come hostess di volo, anche come agente di scalo o hostess di terra. Ne ho viste tantissime, soprattutto quando tu ti trovi al banco check-in, c'è un casino lì perché ci sono tante formalità da fare, tante cose perché oggi con il Covid è un problema che è diventato molto più serioso. Il problema è diventato molto più lungo, le file sono più lunghe, tutto è diventato molto più difficile e non parlo soltanto di passeggeri, però resta con me, non andare via e ti farò vedere quali sono le principali problematiche di chi deve prendere un volo oggi. Ciao ragazzi, io mi chiamo Carmen, sono una hostess di volo trasformata in hostess di terra, giusto per rimanere sempre nell'aeroporto, addetto al check-in, imbarco e arrivi in aeroporto. Ecco, volevo proprio parlare oggi di delle formalità che devi fare prima di arrivare in aeroporto, quindi dipende dalla tua destinazione, tu avrai bisogno di un PCR, avrai bisogno di un test Covid, avrai bisogno di un QR code con la vaccinazione, avrai bisogno di tantissimi documenti. In più dovrai, se hai dei bambini, dovrai avere dei documenti che riguardano un documento che per poter far uscire i bambini che non portano il tuo nome o il tuo cognome sul loro passaporto. Ci sono tantissime formalità a cui ti devi attenere. Ed ecco perché in questo momento è molto più difficile prendere l'aereo, a parte il fatto che c'è questa emergenza, è diventata ancora più stressante, perché io li vedo i passeggeri quando arrivano al sono già completamente stressati, perché alla fine tu come passeggero e io lo stesso quando viaggio sono sempre super stressata da quando esco da casa. Uh, Perché non conosco la strada, anche se conosco la strada non si sa mai che cosa può succedere un incidente, per esempio nell'autostrada, se succede un accidente allora sono chilometri e chilometri di coda, quindi per questo dico che è sempre meglio prendersi 4 ore prima del viaggio, perché il viaggio in aereo è molto importante. Di solito non vai soltanto da Roma a Bologna, ma vai da Roma in Francia o in Spagna o comunque un altro viaggio internazionale. Ecco, devi pensare che devi partire 4 ore prima, dipende adesso poi dove ti trovi, perché nelle grandi città tipo Milano e Roma o Cagliari, che io sono stata a Cagliari per tantissimo tempo, devi andare in anticipo. Una volta arrivata all'aeroporto, dipende dalla grandezza, io quando mi sono trovata a Fiumicino sono rimasta basita dalla difficoltà di potermi muovere come straniera. Pensate un po', quindi per gli italiani è un po' meglio, però non è detto perché ci sono tantissime persone che ancora non hanno preso ancora l'aereo. Ci sono. E vi dico che le persone che non hanno mai preso l'aereo, loro pensano che devono essere soltanto con 10 minuti prima della partenza dell'aereo. Mi è già successo di avere dei passeggeri che sono venuti 10 minuti esatti prima della partenza dell'aereo. Cioè l'aereo era già sulla pista con l'intenzione di cominciare a rullare per poter decolare. Quindi pensiamo un po', anche esistono anche questi tipi di persone che, Dio buono, esistono perché non hanno mai preso l'aereo in vita loro o hanno paura dell'aereo e finalmente sono decisi a un certo momento della loro vita di prendere finalmente l'aereo. Per questo dico
arrivate in anticipo per voli internazionali 2 ore, ma per voli che dovete fare intercontinentali, per esempio, se dovete andare dall'Italia verso gli Stati Uniti, Canada, Brasile, per esempio, o se dovete andare in Cina o addirittura in Australia e dovete prendere più tratte, per esempio tu fai un Roma, Parigi, pardon, Parigi, Singapore, Sydney, devi essere veramente in anticipo perché pensate un po', tutto è assicurato nelle prime 2 tratte del viaggio, però se la prima tratta del viaggio tu salti l'appuntamento con l'aereo, praticamente tutte queste tratte saltano per aria. Sfortunatamente è quasi impossibile di riprendere un biglietto multitratta, se si chiama così in italiano, ditemi voi, può darsi mi sbaglio, come sempre, qualche parola mi sbaglio. Comunque sia ragazzi, 3 ore avanti per fare check-in, per fare un screening dei documenti, soprattutto dei visa, dei passaporti, altri documenti di viaggio che vi possono essere chiesti. E chiediamo un sacco, per esempio se prima un passeggero gli era chiesto soltanto la carta d'imbarco e il passaporto, oggi chiediamo carta d'imbarco, passaporto, certificato Covid con il QR code, altrimenti no, PCR test, è tutto quanto che deve essere valido per 72 ore o per 48 ore, dipende dalla destinazione. Se ci sono problemi con i bagagli, per esempio il tuo bagaglio ha un'eccedenza, pensate un po' che se facciamo passare tutti quelli che hanno un bagaglio di eccedenza di 2 kg, alla fine mettiamo in pericolo la vita di tutti, perché se lasciamo perdere 2 kg, loro si accumulano e alla fine l'aereo pesa più del normale, più del dovuto, perché ci sono diversi parametri da tenere conto e non si può, poi c'è un problema che può intervenire o al suolo o in aria, quindi evitiamo noi gli addetti al check-in di lasciar passare dei clienti, dei passeggeri che hanno 2 kg. Può darsi 1 chilo va bene, ma 2 kg se li facciamo passare a tutti è un problema, e diventa un problema. Ma non è per noi, perché non siamo così cattivi. Assolutamente, però dipende da un problema, diviene un problema per tutti quanti. Quindi cercate di pesare i vostri bagagli il più possibile a casa vostra con diversi mezzi, per esempio la bilancia pesa persone che tutti noi abbiamo a casa, dovete fare questo movimento, se no è un problema. E poi credetemi, non mi piace assolutamente far pagare i bagagli in eccesso, o addirittura dei bagagli in plus, di bagagli che sono in più del dovuto. Per esempio tantissime persone non si informano su tutte le politiche del bagaglio e la franchigia, e allora pensano che devono prendere 2 bagagli, uno a mano e uno in stiva, o addirittura 3 bagagli a mano nella headbin e poi in stiva nelle capelliere headbin, e allora è un problema perché li dobbiamo far pagare, e poi i bagagli che loro pagano mica vanno con loro in aereo, vanno tutti nella stiva, ed è un problema sia per noi sia per voi, a noi che non ci piace farvi pagare, a voi che è ovvio che non vi piace pagare per una cosa così,
e poi c'è del nervosismo. Poi quando arrivate in aereo, io che ho fatto l'assistente di volo, arrivate tutti nervosi, fate nervosire gli assistenti di volo e tutto quanto. È successo anche a me. Non pensate che non è successo, soprattutto quando ho iniziato a volare per la prima volta, non sapevo che dovevo prendere soltanto 23 kg, ho preso 26 o 23 con Alitalia e allora mi hanno fatto pagare l'eccedenza. E lo stesso con Wizz Air. Wizz Air ha una politica molto stretta del bagaglio come EasyJet, lo stesso con cui io lavoro tantissimo. Soprattutto che abbiamo tutti il diritto per le compagnie low cost di prendere un bagaglio a mano che ha delle misure super super misure strette, perché questo bagaglio a mano deve entrare esattamente sotto il sedile davanti. Se non entra e non ha le dimensioni che sono richieste, allora questo bagaglio va su o addirittura in stiva. Soprattutto voi avete anche bisogno, noi abbiamo bisogno di metterci anche le gambe sotto il sedile davanti, quindi per questo c'è questa restrizione in termini di misura per tutti i bagagli. Addirittura il bagaglio che voi mettete nelle cappelliere deve avere certe misure che non possono essere lasciate da parte, perché se tu metti un bagaglio super gigante e gli altri non possono mettere i loro bagagli, allora diventa un problema e allora il tuo bagaglio va non solo in stiva durante l'imbarco, però dovrai anche pagare addirittura a bordo, quindi non si può. Però è successo anche a me, quindi ragazzi state tranquilli. Però vi dico una cosa sulla carta d'imbarco: se voi fate la registrazione online, check-in online, voi avete tutte le informazioni, quindi non lasciatevi, non abbiate fretta e cercate di studiare il più possibile quali sono tutte le condizioni dei bagagli. Quando dovete arrivare all'aeroporto, vi dico sempre 2 ore prima, quando devi fare un volo internazionale, però devi rimanere più o meno in Europa, e 3 ore prima quando tu devi andare per esempio in viaggi intercontinentali o veramente troppo lontani, perché ci sono dei viaggi multitratta. D'altronde cosa posso dire? Molti confondono l'imbarco effettivo con l'orario di partenza dell'aereo con l'imbarco effettivo. No, assolutamente. Di solito noi imbarchiamo i passeggeri 40 minuti prima o 30 minuti prima e l'aereo deve chiudere le porte 15 minuti prima della partenza. Dopodiché assolutamente nessuno per nessuna ragione può entrare in aereo, perché ci sono diversi codici di sicurezza. Ecco perché. Una volta che voi passate per esempio i controlli di sicurezza, una volta che voi fate il check-in, andate a prendere subito i controlli di sicurezza, perché in questo momento stesso, per esempio da 2 anni, le code sono super super giganti, e soprattutto adesso con le feste sono diventati quasi impossibili, quindi recatevi al controllo corporale, al controllo di sicurezza immediatamente dopo che avete fatto il check-in, o se arrivate che non abbiate bisogno di fare il check-in, andate subito alle porte per fare il controllo. E poi per esempio se fai un viaggio fuori dal spazio Schengen, devi avere anche un controllo eseguito dalla polizia di frontiera. Quindi per questo prenditi il tuo tempo. Tu sai cosa? Ti puoi rilassare effettivamente dopo che hai passato questi 2. Quindi check-in, se devi fare check-in, se hai dei bagagli in stiva, devi andare al controllo di sicurezza,
e devi andare alla polizia di frontiera se per caso tu vai in un paese fuori dal spazio Schengen. Tutto qua. Dopodiché tu ti puoi rilassare in un ristorante, ti puoi rilassare dove vuoi tu, in un bar, puoi andare a fare shopping perché ci sono tutte le case di moda e tutto quanto nei grandi aeroporti, anche nei piccoli, quindi ti puoi rilassare lì. Però non rilassarti troppo perché a me è successo, mi sono rilassata troppo e sono stata chiamata per l'ultima volta, per esempio, per imbarcare. Arriva a un certo punto alla gate, alla porta e rimani lì nei pressi, se no non parti più. Comunque ragazzi, mi ha fatto piacere fare questo video per voi, mi piace tantissimo parlare di questo soggetto. Se avete delle domande mettetele nella descrizione, io vi rispondo sempre, 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 non dimenticatevi questo. Mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi a questo canale perché voi lo fate crescere anche a me. Come dire, finanziariamente parlando va benissimo anche per me. E se volete vedere altri video sull'aviazione, che è la mia passione, restate con me e quando avete bisogno per qualunque cosa riguardando questo mondo, anche per avere un lavoro no perché non posso darvi un lavoro, però se avete delle domande per quello che riguarda il colloquio di lavoro, che io ne ho fatte tanti, chiedetemi pure, scrivetemi nella mail o c'è anche l'Instagram, per esempio, molti mi scrivono lì. A un certo punto farò anche un video riguardando proprio questo lavoro, come l'ho ottenuto e cosa potete fare anche voi lì in Italia, come lo potete ottenere. Allora ragazzi, un grande abbraccio a tutti, realmente a tutti, e ci vediamo la prossima volta, il prossimo venerdì. Ciao, un bacio!